Ciao, benvenuto in questo video dove ti dirò tutto sull'esame CILS B2. Che fa l'esame di livello B2, dove e quando fare questo esame, come funziona l'esame CILS B2, quali sono le prove. Ti farò anche vedere degli esempi delle prove e alla fine del video ti darò qualche consiglio su come prepararti a questo esame. Io sono Chiara, una delle 3 insegnanti di Colibrì e questo è il nostro canale. Sei pronto? Cominciamo! Per prima cosa ti dico che la CILS è una certificazione linguistica di italiano rilasciata dall'Università per Stranieri di Siena, è riconosciuta in tutto il mondo e queste certificazioni non hanno una scadenza. Se vuoi fare l'università in Italia è richiesta la certificazione di livello B2, oppure può essere chiesto anche per lavoro, può essere utile nell'ambito lavorativo, o più semplicemente sei una persona che ha già superato il livello B1 e per interesse personale vuole continuare a migliorare il suo italiano. L'esame CILS di livello B2 viene fatto 3 volte l'anno, in primavera di solito ad aprile, a giugno e a dicembre. Per iscriversi all'esame è sufficiente cercare una sede CILS nella propria città, contattarla ed iscriverti. Mi raccomando, noi non facciamo l'esame, però facciamo dei bellissimi corsi online di preparazione all'esame e per avere tutte le informazioni sui nostri corsi mandaci una mail a questo indirizzo. L'elenco delle sedi CILS lo trovi sul sito ufficiale della CILS e mi raccomando ricordati anche che le iscrizioni chiudono un mese prima dell'esame, quindi devi contattare la sede in tempo e soprattutto quando decidi di fare questo esame devi prenderti del tempo anche per prepararti all'esame, perché come vedremo nella seconda parte del video è un esame corposo e che richiede attenzione nella preparazione. L'esame CILS B2 è diviso in 5 abilità: ascolto, comprensione della lettura, analisi della struttura della lingua, cioè una parte più legata alla grammatica e al lessico, produzione scritta e produzione orale, parlato. Questo esame è capitalizzabile, cioè se non superi una di queste abilità hai tempo 18 mesi per dare nuovamente l'esame nell'abilità che non hai superato. Questa è la struttura dell'esame. Nell'ascolto sono 3 prove, in totale la prova dura 30 minuti e il punteggio minimo della prova è 11 punti e massimo 20. Il punteggio è uguale per tutte le abilità, quindi è sempre minimo 11 punti e massimo 20. Nella lettura ci sono anche qui 3 prove e in totale avrai 50 minuti di tempo. Nella parte di analisi delle strutture della lingua le prove sono 4 e avrai a disposizione un'ora di tempo. Nella parte di produzione scritta le prove sono 2 e il tempo a disposizione è di 1 ora e 10, mentre nella produzione orale anche qui le prove sono 2 ma in totale la prova dura 10 minuti. L'esame viene corretto completamente dall'Università per Stranieri di Siena. Il centro CILS pubblicherà sul sito ufficiale dell'università i risultati dopo 3 mesi dalla data dell'esame. Come abbiamo detto prima, questa certificazione non ha una scadenza.
Ora guardiamo nel dettaglio come funzionano le singole prove, che tipo di esercizi vengono proposti. Per ogni esempio che vedrai prova a rispondere, così ti fai un'idea dell'esame. Ti ricordo che io, Silvia e Cecilia facciamo corsi per preparare gli studenti a superare questo esame. Per avere tutte le info mandaci un'email a questo indirizzo. Iniziamo con la prova d'ascolto, che anche all'esame sarà la prima prova. Abbiamo detto che ci sono 3 esercizi. Per tutti gli esercizi che vedrai durante il video, quando hai bisogno, ferma il video, leggiti con calma le domande, prova a rispondere da solo e poi noi ti faremo vedere la risposta corretta. La prima prova dell'ascolto sono 7 dialoghi diversi con risposta a scelta multipla A, B, C, D. Ora ascolterai un esempio, leggiti con calma le domande e prova a rispondere. Ciao Silvia, come va? Bene, ho appena consegnato al professor Nicoli la tesina di storia E su che cosa l'hai fatta? su un tema molto complesso, i mutamenti nella cultura di massa in Italia. La seconda prova d'ascolto è un testo unico con 7 domande a scelta multipla A, B, C, D. Ascoltiamo ora l'esempio. Oggi siamo con Marco, uno dei 2 proprietari di Rap Café. Marco, com'è nata l'idea di Rap Café? Io e mia moglie Ilaria eravamo in Olanda per il matrimonio del nostro amico Gianni. Con gli altri invitati non ci vedevamo da quando frequentavamo l'università. Avevamo perso i contatti e facevamo tutti i lavori diversi. È stato bello ritrovarsi. Una sera siamo andati in un rap caffè a cena. Ci ha affascinato subito, così abbiamo deciso di aprirne uno. Ora io e Ilaria lavoriamo insieme. È veramente strano. Non pensavo succedesse. Ci parli del vostro Rap Café? Innanzitutto qui si viene per mangiare. Abbiamo, visti gli spazi ristretti, una cucina piccola, ma con un cuoco a cui i clienti hanno già fatto molti complimenti per la semplicità e la bontà dei piatti. Anche se abbiamo aperto da poco tempo, siamo contenti. Con molti clienti siamo già diventati amici. Con loro si è creato un dialogo importante. La terza prova è un dialogo con 12 domande a cui rispondere vero o falso. Ascoltiamo l'esempio e poi rispondiamo. Buon pomeriggio a tutti. Oggi, con i viaggi del giovedì, faremo un curioso percorso tra arte, cultura e natura. Scopriremo di più sul Parco Sculture del Chianti. Vi ricordo la nostra mail isoradio@rai.it. Scrivete e suggerite voi mete insolite del nostro paese per le prossime puntate. Passiamo ora alle prove di comprensione della lettura. La prima prova di comprensione della lettura è un testo che può essere di vario genere, cronaca, informativo, espositivo, e ci sono 7 domande a cui rispondere a scelta multipla A, B, C, D. Vediamo qui un pezzo di un testo come esempio. Metti in pausa il video per leggere con calma.
La seconda prova di lettura è anche questo un testo che può essere di vario genere. Qui le domande sono 14 a cui rispondere con vero o falso. Leggi con calma il testo. La terza prova di comprensione della lettura è un testo composto da 11 frasi messe in disordine. È quindi un esercizio di riordino del testo dove tu devi scegliere l'ordine corretto delle frasi di modo che alla fine venga fuori un testo coerente che abbia un senso. La frase numero 1 ti viene indicata come esempio. Guardiamo ora insieme la tipologia di esercizi nella parte di analisi di strutture della lingua. Qui ci sono 4 prove. La prima prova è quella di completare un testo con 20 parole che devono essere aggettivi e pronomi e devi tu scegliere quali. Leggi l'esempio e prova a pensare come completarlo. Nella seconda prova abbiamo un testo, ma questa volta da completare con 20 verbi che ti vengono dati all'infinito tra parentesi, ma devi essere tu a scegliere la persona e il tempo corretti. Guarda l'esempio e anche qui prova a immaginare come completeresti l'esempio. Terza prova è di completamento di un testo con 15 parole che ti vengono date in una tabella. Per ogni parola puoi scegliere fra 4 A, B, C, D. Leggi il testo e prova a completarlo con le parole date.
La quarta ed ultima prova di analisi delle strutture della lingua sono 10 frasi e per ogni frase tu devi indicare in quale situazione comunicativa può essere utilizzata ogni frase e avrai la scelta fra 4 possibilità A, B, C, D. Prova a guardare l'esempio. Per quanto riguarda la produzione scritta abbiamo 2 prove. La prima prova è quella di scrittura di un testo di 120-140 parole e di solito viene chiesto di raccontare o esperienze del passato o progetti per il futuro. Questo che leggi qui è un esempio di una prima prova. La seconda prova di scrittura è un'email di solito formale che deve essere di 80-100 parole. Ti viene data una situazione e ti viene chiesto di comunicare qualcosa riguardo a quella situazione. Qui puoi leggere un esempio di seconda prova. Anche le prove orali sono 2. La prova orale viene registrata. Nella prima prova dovrai parlare con l'esaminatore, avrai la possibilità di scegliere un argomento fra 4 argomenti dati e dovrai parlare con l'esaminatore per 2 o 3 minuti. Questi sono un esempio di 4 argomenti per l'esame. La seconda prova di produzione orale invece è un monologo, quindi dovrai parlare da solo per circa 1 minuto e mezzo. L'esaminatore potrà intervenire solo se ti vede in difficoltà. L'argomento di cui parlare lo potrai scegliere fra 4 argomenti dati, 2 sono 2 argomenti di tipo generico e 2 sono immagini. Ecco un esempio. Basta, abbiamo finito di vedere tutte le prove. Come ti sembra questo esame? Come hai visto, le prove sono molte e quindi per questo noi consigliamo di prepararsi con attenzione all'esame. Ora qualche consiglio proprio sulla preparazione a questo esame. Come ti ho già detto, è consigliato dedicare del tempo per la preparazione di questo esame. Non è obbligatorio fare dei corsi di preparazione all'esame, ma è consigliato essere sicuri di avere i livelli di competenza richiesti per affrontarlo. Noi di Colibri offriamo corsi online per prepararsi all'esame ed esercitarsi e conoscerlo bene. Per tutte le info sempre mandaci un'email o scrivici un commento.
Se vuoi capire il tuo livello di italiano per sapere se è adeguato ad affrontare il CILS B2, puoi fare il nostro test di livello, trovi il link qui in descrizione oppure mandaci un'email che noi ti mettiamo il link per fare il test senza nessun impegno. Se hai dubbi o domande da fare, scrivi pure nei commenti.